Benvenuti su techbean.com. Oggi inauguriamo un nuovo canale che riguarderà il mondo del hi-fi in auto, l'hi-fi car. Di cosa parlerà questo canale? Parlerà quindi del presente, del futuro, ma soprattutto dei prodotti del passato, dei prodotti che hanno fatto la storia dell'alta fedeltà in auto, anche perché mi sono reso conto che tantissimo materiale non si trova su internet, è rimasto sulle riviste cartacee, quindi sinceramente mi piacerebbe che le generazioni future conoscessero tutti i prodotti che hanno fatto la storia degli anni 90, primi anni 2000. Diciamo che sono prodotti che più sono entrati nel cuore degli appassionati. Iniziamo subito con la recensione di questa Clarion, una Sintocassette Clarion ARX 6570RZ. Allora, iniziamo innanzitutto guardando il catalogo del 1999, perché questo è un orologio prodotto nel 99. Bene, qui con me il catalogo Clarion del 99, andiamo ad analizzare il modello in questione. Andiamo nella parte delle Sintocassette, vediamo i modelli base, questi erano i modelli più economici. Questo invece era il toppe di gamma del 99, aveva uscite prese canale 4 volt, mentre questo è il nostro modello che esamineremo oggi, 6570LZ, RCA 4 canali, controllo CNET, quindi è possibile collegare il DSP dell'epoca, funzionalità Dolby, cassetta completamente motorizzata, e all'epoca quindi era subito dopo il top di gamma, aveva anche il telecomando. Andiamo a vedere quanto costava all'epoca. Prendiamo l'audioguida di Aro Castello del 2000, andiamo nella sezione Sintocassette, ok, c'è il modello simile, 6670LZ, costava 580.000 lire, che per l'epoca era comunque una grande somma. Bene, quindi iniziamo ad analizzare nel dettaglio le caratteristiche di questa torre. Ok, dopo averla analizzata nel catalogo procediamo con la prima sezione, quindi provvedo ad alimentarla. Solo per la prima volta questo tipo di autoradio fa un check, infatti di premere nuovamente il tasto power, ok, check completato. Questa testimonianza del tipo di autoradio di qualità, perché ovviamente non tutte le autoradio dell'epoca facevano questo tipo di controlli, ok. Premendo nuovamente il tasto power si parte subito con la parte FM. Ovviamente è possibile memorizzare fino a 12 radio, fino a 12 stazioni. Andiamo a vedere un po' di funzionalità. Innanzitutto è possibile cambiare impostazioni audio attraverso questo tasto, quindi bassi, alti, balance sinistro-destra, fader, dietro o avanti. Poi, sempre tenendo premuto questo tasto, si attiva la funzionalità Loudness. Vedete? Poi l'altra particolarità di questo autoradio è la funzione Z-Enhancer, che è un equalizzatore preimpostato su 3 livelli attraverso questo tasto, 1, 2, 3. Questa funzione va principalmente ad agire sui bassi e sugli alti a diciamo dei preset prestabiliti. La differenza rispetto all'Udiness che non cambia con i variare del volume, mentre l'Udiness con l'aumentare del volume diminuisce l'effetto dell'Udiness, la funzionalità Z-Enhancer rimane stabile con i variare del volume, ok? Quindi questa è la differenza principale. Poi ovviamente ci sono altre funzioni tipiche diciamo della parte RDS, quindi è possibile vedere tipo
di stazione, tipo di musica che trasmette, in questo caso musica rock, clock time, quando l'emittente comunica l'orario, in questo caso Easy Rock non comunica. Quindi poi funzioni auto memory, frequenze alternative. Ok, queste sono le funzioni principali. Andiamo a vedere poi la parte cassette, o come diciamo una cassetta dell'epoca, degli anni 90. Come potete vedere, la parte delle cassette avviene in maniera logica, quindi mitici 883. È possibile attivare anche la funzionalità Dolby. Guardate come cambia con il Z-Enhancer. Spero si senta attraverso il microfono. Qualcuno diciamo, può farsi la domanda perché all'epoca avevano un prezzo elevato e ancora adesso mantengono delle quotazioni elevate, no? Cosa giustifica questi prezzi? Bene, diciamo la risposta è legata alla qualità costruttiva e soprattutto alla qualità audio, perché a fine anni 90 queste autoradio erano praticamente al top delle sitocassette, in grado diciamo, di fronteggiarsi senza problemi con la Pioneer dell'epoca. Quindi diciamo ancora adesso a livello audio, avendo delle cassette di buona qualità, c'è da rimanere sorpresi. La qualità delle testine, la qualità dei componenti, dei condensatori, era davvero ottimo livello all'epoca. Quindi questo giustifica il prezzo. Anche la qualità del display, del frontalino, guardate i colori che belli, era sicuramente un valore aggiunto che non tutte le autoradio avevano. Il fatto, per esempio, della cassetta totalmente servo-assistita, è proprio il touch fisico del volume, si vede proprio che non era diciamo, un'autoradio fatta a risparmio, ok? È questo che fa la differenza. Ok. Come vedete la qualità costruttiva, quello che posso dire di questo autoradio è che sono passati quasi 30 anni, 25 anni dalla produzione, è sicuramente un autoradio di ottima qualità, 4x40 watt erano tantissimi anche per l'epoca, infatti nel corso di questi anni non ho avuto nessun tipo di problema, guardate il display come è rimasto luminoso, i tasti sono tutti perfetti, infatti all'epoca era molto richiesta perché aveva il controllo CNET, quindi permetteva di collegare un sito, di collegare un DSP oppure un lettore CD, e i lettori CD da Clarion dell'epoca avevano l'uscita ottica, quindi si poteva collegare un convertitore digitale analogico oppure direttamente in ottica un DSP, quindi per l'epoca era davvero un ottimo autoradio. Infatti adesso i prezzi dell'usato sono abbastanza alti perché sono autoradio molto rare da trovare e sempre richieste. Quindi se avete altre domande io sono qui, scrivete nei commenti. Alla prossima, ciao!